Hai dei pareri in merito agli MBA? In quali circostanze pensi che potrebbero risultare utili per dare un boost alla carriera? Ho delle idee molto specifiche sugli MBA. Allora, per chi non li conoscesse, sono il Master in Business Administration e anche lì, in Italia, il Master è la cosa post laurea. Tecnicamente queste sono delle lauree, no? Master. E infatti ci sono i crediti formativi e tutto quanto. E ora, io ho sempre adorato questo mondo e sono stato per 2 volte a un passo dal fare un master. Pro e contro. Prima vi racconto un attimo la mia storia. Quando ero in Belgio, a un certo punto mi ero innamorato dell'idea di fare un master e lì vicino c'è la Rotterdam, l'Erasmus Business School, che aveva un ranking ottimo, stiamo parlando del 2006, rispetto al costo ovvio, cioè una cosa, farsi il master nelle appunto Ivy League, in quelle super costose da 300-400 mila dollari, per me non era un'opzione. Questa era una delle ottime, posizionate benissimo ed essendo a quei tempi già con una decina, avevo già 8 anni di carriera, puntavo all'Executive MBA. Premessa: l'MBA e il master è appunto, lo puoi fare in vari modi. Ci sono quelli full time per cui ti prendi un anno dal lavoro, segui full time e tutto, oppure ci sono quelli part time, ci sono quelli global. Quelli part time ovviamente si prendono magari 2 weekend lunghi al mese e così puoi continuare a lavorare. Ci sono vari modi per farlo. E gli executive MBA invece partono da un presupposto diverso, partono dal presupposto che tu sia già un manager o un dirigente, comunque una persona che ha già delle funzioni manageriali con almeno una decina d'anni di carriera alle spalle, che ha lavorato o lavora in contesti internazionali, per cui ti trovi tra tuoi pari, cioè non ti trovi il neolaureato, quello con 2 anni di esperienza, ma ti trovi almeno con persone che hanno già visto tante cose, no? E io ero interessato a questa Executive MBA e feci tutte quante le selezioni, le superai, per cui era dicembre, dovevo dovevo confermare l'inizio del corso a cos'era, gennaio, febbraio, così, e praticamente a fine dicembre ricevetti un'offerta di lavoro da dirigente. E allora là, insomma, il principio, no, tu fai l'MBA perché crei network e tutto, e come dice Andrea, vuoi dare un boost alla tua carriera, per cui per fare un salto. Da un lato mi trovavo la necessità di fare un master di 2 anni con impegno di soldi e tutto quanto, dall'altro lato c'avevo già un'offerta da dirigente che tecnicamente doveva essere il risultato di quel percorso, per cui partii, non andai a fare l'MBA, l'Executive MBA a Rotterdam. Avrei potuto farlo in remoto e tutto, però iniziando una nuova posizione non era facile e quindi ho saltato in quell'occasione. Successivamente, e anche molto recentemente, siccome è stata una cosa che mi ha sempre affascinato, mi ero di nuovo interessato a questo esattamente 4 o 5 anni fa, quando ero già in Svizzera, e quindi avevo contattato, in Svizzera, se vogliamo, sono 2 quelli interessanti, quello di St. Gallen, che però è molto molto tedesco-centrico, anche se c'hanno la classe international, sono proprio tedeschi, e poi c'è l'IMD di Losanna, dove tra l'altro insegna Watkins, quello dei libri di cui ho parlato, I tuoi primi 90 giorni della tua prossima mossa. E allora, qual è il punto? È un impegno importante a livello di denaro. Dà delle competenze interessanti? Sì, indubbiamente. Uno può far riferimento a tutte le statistiche, no, quando vedi le persone nei ruoli, sì, l'85% c'ha l'MBA, per me c'è un attimo un rischio che, stiamo anche parlando di dati raccolti negli ultimi 20 anni, che potrebbero non essere i dati nei prossimi 20 anni. Mhmm Il network strepitoso, ehm, però non è banale. Allora, sicuramente un errore da non fare, perché proprio per me non ha senso,
e quelli che fanno l'MBA subito dopo l'università. Cioè, ma se puzzi ancora di fotocopie, ma se ancora non hai la minima idea di come si lavora nel coso, ma che cosa devi... Cioè, quello diventa proprio un certificato accademico, quello ti fa quasi da ulteriore pezzo di carta. Se non hai visto le dinamiche aziendali, se non hai combattuto, se non hai partecipato a riunioni, se non hai dovuto gestire progetti o lavorare in progetti, capire, confrontarti con fornitori, con obiettivi, con target, con team complicati, cioè esci dall'università, esci dall'aula dell'università e ti metti nell'aula dell'MBA, nell'aula dell'MBA, no. Quello secondo me è proprio non ha senso. Fare un MBA dopo 3, 4, 5 anni di lavoro, sì, può avere senso, però si deve essere anche pronti a recuperare il... Cioè, per me è molto interessante perché sono proprio molto stimolanti. Se avete la possibilità, vi consiglio di andare agli Open Day delle business school. Vabbè, ovviamente, di nuovo, mettiamo tutto quanto una grande parentesi, ora siamo in periodo Covid, per cui no, però vi assicuro che farvi una giornata, queste business school tipicamente per i potenziali candidati fanno gli open day che sono proprio là, ti spiegano, ti fanno vedere la scuola, le strutture, proprio come nei film americani, è fighissimo perché c'hanno le aule, c'hanno i progetti, e poi la cosa figa è che spesso vi fanno anche assistere a una lezione. E son da paura, cioè questi insegnanti nelle business school, soprattutto quelli un po' più importanti, sono, oltre a essere preparatissimi, sono anche animali da palco, per cui sono coinvolgenti, cioè siete là, proprio vedete lo stimolo dei cervelli, è veramente figo, però anche lì non è banale l'impegno a livello di soldi, tempo e tutto. Ora, io a un certo punto quando avevo deciso di rifarlo, poi non l'ho fatto, vi spiego perché, uno dei miei punti era volevo sviluppare un po' di più, se vogliamo, la mia cioè essere più pronto per ruoli di un certo tipo, avere una maggiore credibilità e tutto. Però un collega molto senior, molto, molto senior, mi disse pure: "Bah, sai Maurizio, prendi 100.000 €, li metti in un progetto del genere, per 2 anni fate una vita di merda, perché oltre a dover lavorare dovete stare 4 ore la sera sul progetto, se avete una famiglia non avete idea del tipo di sacrificio. Io c'avevo dei colleghi che lo stavano facendo e finivano di lavorare alle 7 e poi rimanevano in ufficio, come nei film, con la luce accesa fino alle 11 perché non potevano tornare a casa, uomini e donne che facevano questo tipo di sacrificio. E per 2 anni i weekend non esistono perché in un weekend devi studiare, in quello successivo devi andare alla scuola, poi devi sacrificarti le ferie, magari se te lo paga l'azienda fallo domani, proprio sì, butta via tutto quello che ho detto fino a mo', però è chiaro, no, di che stiam parlando. Cioè se stai costruendo considerate che se non avete il supporto vero di tutta la famiglia, non papà e mamma, di eventuale moglie, figli, o marito, è un problema non banale. Però vi stavo dicendo che, questa persona mi disse una cosa molto importante. Mi disse: "Sai Maurizio, se tu quell'energia e quel tempo che metti nei 2 anni nello studiare all'IMD, li metti sul posto di lavoro, ti costruisci delle performance e una credibilità e un network interno che sono molto migliori". E non era banale, Cioè, scordatevi che, signori, c'ho l'MBA, e le porte si aprono a tutti quanti e tutti non vedono l'ora di assumervi, e anche il network delle business school, ci sono anche pareri discordanti a riguardo. Ehm Non era sbagliato come punto, Cioè se tu dici: "Io lavoro le mie 8, 9 ore al giorno, ma per 2 anni faccio 3 ore in più e mi butto in tutti i progetti, chiedo al mio capo e al capo del mio capo di espormi a progetti internazionali, c'è una cosa lì, me la vedo io, mi sacrifico le mie ferie per andare", ora sto estremizzando, ma avete capito il concetto. Ecco, il risultato a livello di performance, di credibilità, di professionalità e di riscontro nel network aziendale, ovvio non se siete nella piccola azienda di famiglia,
o a conduzione familiare, ecco, il risultato lì non è molto lontano da quell'altro, e non è banale, l'evitare determinati costi e tutto. Poi vi dico, su questo ci sono anche dei libri che parlano del lato scuro proprio delle business school, che ti dicono, questi già prendono, in teoria, i fenomeni, poi in realtà, a meno che non stiamo proprio parlando di Harvard, che nelle business school, se siete capaci, si entra, perché alla fine della fiera portate soldi. Poi, però, che fanno? Intanto ti prendo perché sei già un dirigente, un manager, quindi sei già una persona avviata a una carriera, non sto prendendo uno che ha passato la vita a fare surf e non ha sviluppato skill, quindi già pesco bene. In più, quando le cose vanno bene, sei nel mio panel dei success case. Quando non ti si fila nessuno, anche se c'è l'NBA, statisticamente, mi spiace, tu sei nella parte finale della gaussiana, che ti devo fa'? E quindi no, cioè è come se io prendessi i 10 maggiori velocisti del team della scuola e dico che io sono il loro dietista. Ma magari erano già velocisti prima, no? Capito? E se uno poi smette, vabbè, ma lui statisticamente non mica possiamo risolvere i problemi per tutti. Cioè, ho amici che hanno fatto Executive MBA ed MBA anche nelle scuole più importanti, incluse l'INSEAD e tutto, che mi hanno raccontato che poi dopo il vero supporto alla carriera, alla preparazione, non necessariamente è lì. Il fatto che sì, è vero che su LinkedIn, se vado e mi metto a contattare qualcuno che ha fatto la mia business school, almeno mi risponde al telefono, ma non è proprio automatico, cioè la famosa cordata, cioè il dirigente, il mega CEO che si sposta, porta le persone non perché ci hanno fatto la business school insieme, ma perché ci ha lavorato insieme, proprio a super sintetizzare la cosa. Tenetene conto, per cui se ve lo paga l'azienda, domani a occhi chiusi. Molto difficile, ma ve lo auguro. E l'azienda magari invece dei soldi vi dà la possibilità di prendervi i giorni senza dover sacrificare le ferie, insomma un pochettino di cose ci sono, però la logica dell'impegnare quel tempo e quell'energia nel fare qualcos'altro all'interno del proprio percorso di carriera non è banale, consideratela come opzione. Io col senno di poi, tra l'altro, se avessi fatto l'iscrizione all'NBA, ecco, con i casini che ho avuto dopo, perché proprio l'anno dopo ho avuto la separazione, sarei esploso. Tant'è vero che c'è pure gente che va in esaurimento nervoso e le scuole sono solite che ti mettono on hold, allora tu fai il primo anno, poi c'hai l'esaurimento nervoso, c'hai il divorzio, c'hai i casini e tutto, e poi il secondo anno lo farai con un'altra classe più avanti quando sei capace di tornare e tutto. Per cui non è banale, ripeto, per uno come me che adora studiare le cose nuove, adora confrontarsi, gli MBA sono fighissimi, sono veramente il paradiso. Per i challenge e le cose su cui ho dovuto lavorare dopo, probabilmente non avrei avuto l'energia di portarlo avanti, in tutta onestà. Per cui consideratelo, e anche lì, se state pensando a una cosa del genere, dovete farvi veramente un business case serio. Ci sono dei programmi, ci sono delle borse di studio, se riuscite a vincere una borsa di studio e farvi pagare l'MBA, meraviglia. Ci sono dei programmi di finanziamento e un debito, cioè vi state accollando un mutuo, occhio, e non sottovalutate sia l'importanza di una cosa del genere che le alternative, che il costo a livello di vari aspetti. Però è una cosa veramente affascinante. Vi consiglio fortemente di guardare le cose relative all'NBA. Personalmente non considererei neanche lontanamente di fare un MBA in Italia. Per carità, sapete, no, alla fine si fa riferimento, mi sembra che siano il New York Times e il Financial Times che fanno il ranking degli MBA ogni anno, quindi se cercate gli MBA e l'Executive MBA ti mettono lì, poi è importante le scuole, ma anche nelle dinamiche in cui
con cui costruiscono il ranking, ci sono delle distorsioni abbastanza interessanti, però è sempre un'esperienza, cioè se c'avete 50.000 € tra comprarvi la macchina nuova e farvi un MBA, fatevi l'MBA e compratevi la macchina usata, super banalizzo, però non vi state comprando la prossima carriera, è una parte microscopica della prossima carriera. Ovvio che se siete lanciatissimi di carriera, ma lo eravate già prima, cioè non è che dall'NBA è una macchinetta da cui entra un pigro ed esce Elon Musk. No, infatti Elon Musk credo non abbia un MBA, tra l'altro. Ok? Questo è un argomento molto molto interessante al quale sono molto affezionato, avevo anche studiato per il GMAT, insomma l'NBA è veramente figo. E controllate perché c'è la possibilità di fare MBA. Allora, ci sono degli MBA in delle scuole, proprio perché l'MBA alla fine è una laurea, ragazzi, è una laurea, per cui puoi pure farla nell'università sperduta in mezzo alle campagne inglesi e ti costa veramente 2 pizze e una birra. Però ci sono delle scuole che hanno un ottimo posizionamento nel ranking e costano comunque molto poco. Per esempio, se ben ricordo, c'è credo fosse la HEC, HEC in Francia, e quando parlai con loro avevano un posizionamento meraviglioso 4 anni fa rispetto a un costo un quinto delle altre, e loro mi spiegarono sì, perché noi siamo sovvenzionati dallo Stato, per cui noi possiamo avere un costo di accesso bassissimo e una qualità altissima perché siamo sovvenzionati dal governo francese che ci bla 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 bla. Per cui controllate, vedete pro e contro, anche lì ci sono 2000 siti sugli MBA, preparazione e tutto. Un'altra cosa importante è non confondete l'MBA con l'executive training, e anche qui vediamo un attimo se vi posso far vedere AMD Business School di Losanna. Allora, ecco qua. Aspettate. Allora, qua di nuovo condivisione schermo. Allora, vediamo se non faccio danni pure questa volta. Eccoci qua. Perfetto. Ci siamo? Mi vedete? Sì, ok. Allora, AMD, questi io li adoro, l'AMD è veramente fighissima. E Ranked One Business School, attenzione, nei ranking tutti guardano subito gli MBA e gli Executive MBA, ma c'è l'Executive Training, ovvero loro per esempio sono i primi nell'Executive Education, che è diverso da essere i primi nell'MBA. Allora, l'MBA è il programma, lo chiamano il vaniglia CV, no? Cioè proprio super standard. Però ci sono tantissimi altri programmi, nel senso che General Management, nei programmi troveremo appunto il Orchestrating Winning Performance, Foundation for Business Leadership. Tra l'altro da loro questi sono i moduli dell'MBA, no? E no, non vogliamo parlare con nessuno. Se voi siete interessati alla digitalizzazione, ma non fatevi un MBA, fatevi un master, cioè un corso di 2 settimane da 5-10 mila dollari sulla digitalizzazione delle aziende. E lì vi siederete soltanto con persone che sono interessate a quell'argomento e sarà un network molto molto più specifico. E vedete, queste sono le cose generiche, però quando vedete nei degree, quindi nelle lauree c'è l'MBA e il Master Science in Sustainability Management and Tech. Però quando vedete gli executive program ci sono quelli per topic: leadership, digital transformation, strategic and innovation, corporate governance, family business, sustainability, finance e che altro c'è? Others, ok? E via dicendo. Per cui se io voglio trovare una posizione da CTO, come si chiama quello, e sono interessato nella digital transformation, ma perché mi devo sparare 2 anni di un MBA in cui studierò marketing, in cui studierò vendite, in cui studierò tutto, il famoso vaniglia curriculum? Mi concentro su uno di questi, che probabilmente sono molto, molto, molto più relativi all'area
che è Digital Disruption. Ecco qua, tra l'altro loro hanno anche un libro proprio sul Digital Vortex, e via dicendo. Ma questo per dirvi, Digital Marketing Fundamentals, e molti di questi sono seriamente, cioè tutti questi, questa è una business school strepitosa, però quando prendi un Leading Digital Business Transformation, non è il mio settore, però giusto per darvi un'idea, vi fa, cioè, stiamo parlando di corsi da $10.000, 9.900 franchi, quindi diciamo 9.000 e qualche spiccio euro, e è roba figa. Vedete le testimonianze di chi ha partecipato, ovviamente vi diranno, non metteranno mai quello che dicevi, non mi è servita a niente, però ci si aspetta che la persona che partecipa abbia una media di 44 anni, almeno circa 18 anni di esperienza, cioè loro questo ti dicono no, nelle classi, però è chiaro che se c'hai 2 anni di esperienza, probabilmente questo è a un tale livello di specializzazione che non fa per te. E quindi, per tornare a noi, il punto fondamentale è esattamente quello, cioè investire nella formazione non vuol dire soltanto fare un MBA, e questo è proprio, questa è l'eredità che abbiamo in Italia. In Italia c'è la laurea e poi c'è l'MBA. No, ragazzi, ci sono 2000 altre cose. Se andate sul sito dell'MIT, se andate sul sito della London Business School, se andate appunto nell'AMD, St. Gallen, l'INSEAD, Hack, o tutte le altre, basta che prendete le Financial Times e del New York Times, il ranking per le business school, e trovate tutti quanti i nomi più interessanti. C'è di tutto e lì magari potete trovare qualche cosa di molto più specifico. Anzi, spesso c'è anche una logica di modularità. Siccome questi stanno vendendo i loro corsi alla fine della fiera, non è che vi vogliono lì perché vogliono essere nel biglietto da visita dei prossimi CEO, ma perché fanno soldi. E spesso tu puoi andare a farti il Foundation in Business Leadership, perché mo c'hai 10.000 e vuoi testare, poi un domani, e poi tra 5 anni dici vabbè, ma io ho fatto sti 3 corsi, loro mi dicono vabbè, guarda, fatti pure quest'altro quarto e quinto e ti diamo il certificato di MBA, no? Perché sono modulari. C'è davvero un sacco di cose interessanti.